Ciao, bentornato sul mio canale. Oggi proviamo la troncatrice radiale della Parkside. Nella confezione, insieme alla macchina, troveremo le istruzioni, un po' confusionarie, due staffe per prolungare il piano d'appoggio, due piastre di blocco per serrare il materiale, il sacchetto raccogli segatura e due carboncini di ricambio per prolungare la vita dell'utensile. Dovremo solamente avvitare la maniglia di trasporto ed avvitare la manopola di serraggio della rotazione. La macchina dà una buona impressione di solidità. Sulla cerniera d'affondamento presenta una linguetta che permette tramite una vite di settare l'affondamento della lama ad una determinata misura, salvare il settaggio e continuare con l'affondamento completo semplicemente traslando la linguetta. Una cosa che mi ha parecchio infastidito è il fatto di non poter agire sull'inserto dove affonda la lama senza dover rimuovere l'asta di battuta, implicando la ricalibratura della squadra ogni volta che si vuole agire sull'inserto. Per allineare l'asta di battuta con la lama bisogna agire su 4 viti poste 2 per lato agli estremi della stessa, mentre per settare la perpendicolarità e la battuta di 45 gradi vi sono 2 viti di registro ai lati della base. Sempre sulla cerniera d'affondamento troviamo il blocco per il trasporto. Nella sede di scorrimento dei bracci troviamo il fermo per bloccare la corsa degli stessi. I morsetti per bloccare i pezzi lasciano un po' il tempo che trovano, infatti da un lato vanno praticamente sempre in appoggio del blocco motore. Dal lato opposto il problema sorge nel caso di tagli obliqui. Sopra il blocco motore troviamo l'interruttore del laser, che proietta la linea di taglio sul piano. Se necessario, questo è registrabile tramite 3 viti ai bordi dello stesso laser. Non mancano ovviamente i 4 fori per fissarla al banco. Ora arriviamo all'unica vera nota dolente di questa macchina, perché sulle altre cose ci si può chiudere un occhio. Per i morsetti si trova una soluzione, per l'inserto basta togliere la vite la prima volta. Per il rumore, tutti gli utensili fanno rumore, ma gli angoli sbagliati impressi sul basamento non si possono correggere. Sono degli scatti preimpostati, principalmente quello da 45, il più utilizzato. A mio malgrado ho rilevato 47 gradi tra lo scatto dei 90 e quello dei 45, quindi si perde la comodità del set rapido e ripetibile. Un peccato. La taratura dei tagli obliqui, invece, è molto precisa e con il mio fido goniometro CMT ho fatto un setup praticamente perfetto. Qui vediamo come ho corretto la squadratura della lama agendo sulle 4 viti. Sarebbe stata molto utile la presenza di 2 viti, come quelle per la regolazione dei tagli obliqui, in modo da effettuare una regolazione più fine.
Ok, ci siamo. Ora stringiamo le viti e siamo pronti per lavorare. Questa troncatrice si comporta bene un po' con tutti i tipi di legni, senza mostrare cali di potenza o rallentamenti. I tagli risultano sempre puliti e privi di sbavature, a patto che si lasci correre la lama senza forzare. Il prodotto è molto valido in rapporto qualità-prezzo, a patto che si sia consapevoli dei difetti e della destinazione hobbistica dello strumento. Bene, che dire, funziona, rumorosissima, però pensavo peggio, sono abbastanza soddisfatto dell'acquisto, spero che questa prova vi sia servita, ora comincerò ad utilizzarla perché ne avevo bisogno. Io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi e seguirmi, ci vediamo al prossimo video.